Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. In questo tutorial andrò a utilizzare questi due filati, il Céline marrone e il Wilson nella variante Burberry. Iniziamo dal Céline. È un filato composto dal 60% lana merino super soft e 40% acrilico. Un gomitolo di questi pesa 100 grammi per 150 metri di lunghezza. È consigliato lavorarlo con l'uncinetto del numero 6. Passiamo al Wilson, è un filato composto dal 43% lana, 9% cotone, 39% acrilico e 9% poliammide. Un gomitolo di questi pesa 100 grammi per 210 metri di lunghezza. È consigliato lavorarlo con l'uncinetto dal 5-6. Io in questo caso utilizzerò il 5. Ci serviranno anche 5 bottoni di questi, sempre della Tessiland di colore marrone. Detto questo, iniziamo. Prima di iniziare vi ricordo, se non lo avete ancora fatto, di iscrivervi al canale e attivare la campanellina in modo da non perdervi i prossimi video tutorial. Allora, prima di iniziare il tutorial vi spiego un attimino cosa andremo a fare. Questo è già il mio cardigan già terminato. Ok, allora vi spiego subito. Per prima cosa andiamo a prendere la nostra circonferenza, quindi tutta la nostra circonferenza, la misura in centimetri la riportiamo e creiamo questa fascia. Questa fascia viene creata con 15 maglie, quindi io ho montato 15 catenelle e ho fatto giri di andata e ritorno a maglia bassa in costa retro, quindi sono andata avanti, ho lavorato questa fascia, quindi questa fascia copre tutta la mia circonferenza. Non appena copre tutta la mia circonferenza, vado a riprendere tutte le maglie a maglia alta, quindi vado a prendere tutte le maglie alte della mia fascia. Quindi viene lavorato un unico pannello, quindi andremo a lavorare un unico pannello grande, tutta la nostra circonferenza. Prese le mie maglie alte, vado ad iniziare il punto waffle. Il punto waffle è un multiplo di 3, quindi andiamo a fare multiplo di 3 più 2. Quindi la mia fascia misura 8 cm, quindi vado avanti facendo il punto waffle per 11 cm. Terminato il mio punto waffle, vado a prendere le maglie mezze alte, quindi vado a lavorare le maglie mezze alte, giri di andata e ritorno e mi alzo per 21 cm. Lavorati i miei 21 cm di maglie mezze alte, divido il mio pannello in 3, quindi questo è un unico pannello, quindi lo vado a dividere in 3, quindi vado a fare pannellino, pannello dietro e pannellino, ok? Quindi lavoro i 3 pannellini separatamente, quindi prima lavoro un pannellino, poi l'altro e poi l'altro pannellino. Mi alzo per 17-18 cm all'incirca per ricavare lo scalfo della manica. Ricavato il mio scalfo della manica, vado a fare delle cuciture, quindi vado a dividere lasciando, vedete, lo spazio per il collo, quindi vado a lasciare intorno ai 17-18 cm. Quindi il resto vado a cucire le mie spalline. Cucite le mie spalline prima di iniziare a fare le maniche, vado a fare il mio bordino. Quindi vado a montare 6 catenelle, quindi vado a fare giri di andata e ritorno, quindi vado a lavorare tutte le maglie prendendo le maglie, quindi andata e ritorno, vado a chiudere 2 maglie, praticamente mi alzo, ritorno e vado a chiudere altre 2 maglie, quindi vado, ritorno e prendo altre 2 maglie fin quando, vedete, non arrivo all'angolo. Qui all'angolo vado a lavorare, quindi qui proprio nella punta qui dell'angolo vado ad entrare nello stesso posto per 7 volte. Questo mi consente, vedete, di fare, diciamo, il tondo, di girare, ecco, di girare. Vado a lavorare le maglie basse. Qui in una metà praticamente lo vado a lavorare semplicemente, in questa metà vado a creare, vedete, gli occhielli per i bottoni, vedete? Quindi questo poi nel tutorial lo vediamo. Per quanto riguarda le maniche, ho raccolto tutte le maglie delle maniche e ho raccolto 44 maglie. Vado avanti per 27 giri a maglie mezze alte lavorate a spirale, 27 giri,
Dopodiché vado a fare una diminuzione, vado a togliere 10 maglie, quindi mi rimangono 34 maglie. Lavoro per altri 13 giri di 34 maglie. Arrivati qui, prima di fare il polsino, vado a togliere altri 10 maglie, quindi da 34 vado a 24. Ok, quindi poi mi alzo qui con delle catenelle, vado a creare il polsino a maglie basse fin quando non chiudo tutte le maglie, poi vado a fare una piccola cucitura qui e chiudo il mio polsino. Per quanto riguarda la misura, questa è una taglia SM, va bene anche per una M, quindi adesso vi dico la misura in larghezza perché è abbastanza largo, quindi io ho un 48 cm come larghezza e come altezza io ho 56 cm. Ok, quindi questo è il mio cardigan. Qui vi farò un piccolo campione, partiremo direttamente dal punto waffle, anche perché non sto facendo l'elastico, non sto partendo dall'elastico nel campione, anche perché è semplicissimo. Quindi andate a montare le 15 catenelle, andate a lavorare giri di andata e ritorno a maglia bassa in costa retro e così via per tutta la vostra circonferenza. Quindi questa fascia deve prendere tutta la vostra circonferenza. Ok, quindi partiremo direttamente dal punto waffle. Allora prendiamo il filo e l'uncinetto e avviamo le nostre catenelle. Quindi io tutto il cardigan, quindi punto waffle, il punto mezzo alto, quindi dove c'è il Céline, io ho lavorato con l'uncinetto del 6, mentre il Wilson, il filato Wilson, ho lavorato tutto il bordo e l'elastico, praticamente ho lavorato tutto con l'uncinetto del 5. Quindi prendiamo il filo e l'uncinetto e avviamo le catenelle. Vi ricordo che il multiplo del nostro motivo del punto waffle è 3, quindi 3 più 2. Quindi andiamo a montare le catenelle. Qui vi farò un piccolo campione appunto per farvi vedere il motivo. Ho montato 17 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, quindi ne faccio altre 2, conto 1 2 3, nella quarta entro e vale come seconda maglia alta, perché la prima maglia alta è sostituita dalle 3 catenelle. Quindi ripassiamo tutte le catenelle a maglia alta. Allora, ripassata tutta la catenella a maglia alta, andiamo ad iniziare il punto waffle. Quindi andiamo a fare una catenella, voltiamo il lavoro, prendiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nella prima maglia a maglia alta, quindi iniziamo il giro con una maglia alta, terminiamo il giro con una maglia alta. Prendo il filo sull'uncinetto, entro nella prima maglia e la prendo a rilievo davanti, quindi entro da una parte, esco dall'altra e lavoro la maglia a rilievo davanti. Prendo il filo sull'uncinetto, le 2 successive li vado a lavorare semplice, quindi 1 e 2 maglie alte. Quindi nella maglia successiva vado a lavorare una maglia a rilievo davanti. Quindi prendo il filo sull'uncinetto, entro nella maglia successiva, maglia alta, maglia successiva, maglia alta. Quindi una maglia a rilievo davanti, 2 maglie semplici, una maglia a rilievo davanti, 2 maglie semplici. Andiamo a lavorare la maglia a rilievo, quindi una maglia a rilievo davanti, 1 e 2. Una maglia a rilievo davanti e 2 maglie semplici, quindi continuiamo per tutta la riga. Quindi arrivate alla fine mi ritrovo con 3 maglie, quindi ho fatto la maglia a rilievo davanti, le 2 maglie semplici e poi l'ultima maglia la vado a lavorare a maglia alta. Quindi
iniziamo la riga con una maglia alta, finiamo la riga con una maglia alta. A questo punto giriamo il lavoro, faccio una catenella, volto il mio lavoro, quindi mi ritrovo con le maglie, vedete, sporgenti, 2 maglie sporgenti, quindi sul dritto abbiamo lavorato le 2 maglie semplici, sul rovescio del lavoro mi ritrovo con 2 maglie, vedete, sporgenti e una dentro, questa qua a rilievo che ho lavorato a rilievo davanti, vedete qui sul dritto del lavoro, sul rovescio me la ritrovo qui dentro, quindi questi a rilievo, quindi vado a lavorare intanto la maglia alta, quindi le 2 maglie a rilievo, questi qua, le 2 maglie sporgenti, li vado a lavorare a rilievo davanti, quindi 1 e 2. Quindi la maglia che c'è qui, che è sul dritto, abbiamo lavorato una maglia a rilievo davanti, sul rovescio andiamo a lavorare una maglia semplice. Qui ci sono le 2 maglie, vedete, le 2 maglie che sul dritto le abbiamo lavorate semplici, sul rovescio le andiamo a lavorare a rilievo davanti, quindi 1 e 2. Quindi qui la maglia a rilievo davanti sul dritto, sul rovescio semplice, 2 maglie a rilievo davanti, 1 e 2 e una semplice, 2 a rilievo davanti, 1 e 2 e una semplice. Quindi continuiamo per tutta la riga, 2 maglie a rilievo e una maglia semplice. Quindi sono arrivata alla fine, lavoro la penultima maglia semplice e l'ultima maglia a maglia alta semplice anche. Ok, abbiamo finito il secondo giro, qui siamo sul rovescio del lavoro, andiamo sul dritto, una catenella, giro il mio lavoro, vedete che già si stanno formando i quadretti, prendo il filo sull'uncinetto, la prima maglia la lavoriamo a maglia alta, quindi qui abbiamo la maglia che qui abbiamo lavorato semplice, sul dritto diventa a rilievo, quindi la andiamo a prendere a rilievo. Le 2 maglie che sul rovescio sono a rilievo, sul dritto diventano semplici, quindi maglia alta e maglia alta. Quindi qui abbiamo la maglia alta che sul rovescio è semplice, sul dritto diventa a rilievo, quindi entro l'uncinetto da una parte, l'esco dall'altra e faccio la maglia a rilievo, vedete, tutto un giro, quindi è semplicissimo. Quindi sul dritto del lavoro, quindi qui siamo sul dritto del lavoro, viene lavorata una maglia a rilievo, 2 maglie semplici, mentre se noi giriamo dal rovescio del lavoro vengono lavorate 2 maglie semplici, 2 maglie a rilievo e una maglia semplice, quindi queste sono 2 maglie che sul rovescio del lavoro sono a rilievo davanti, mentre sul dritto diventano maglie semplici, quindi lavoriamo 2 maglie semplici, 1 e 2. Qui c'è la maglia a rilievo, quindi qui sul rovescio è semplice, sul dritto diventa a rilievo. Allora, questo è un lavoro semplicissimo. Sul dritto del lavoro viene lavorata una maglia a rilievo, 2 maglie semplici, una maglia a rilievo, 2 maglie semplici, mentre sul rovescio del lavoro abbiamo 2 maglie a rilievo, una maglia semplice. E così via per la lunghezza naturalmente che ci serve, per i giri che ci servono. Ok, quindi non ci dimentichiamo che apriamo la riga con una maglia alta, terminiamo la riga con una maglia alta. A questo punto mettiamo da parte il campione e andiamo sul progetto originale. Lasciato il campione, preso il mio progetto originale. Allora adesso vi dico tutte le misure. Intanto, se dovete andare avanti con le misure, dovete prendere sempre la vostra circonferenza e quindi andare a creare la fascia. Quando la fascia appunto prende tutta la vostra circonferenza, vi potete fermare. Ho iniziato a fare l'elastico con il filato Wilson. Terminato il mio elastico, quindi il mio elastico misuro come larghezza 91 cm e come altezza 8 cm.
Fatto il mio elastico, vado a prendere il selin. Con il selin vado a raccogliere tutte le maglie a maglia alta. Raccolte tutte le mie maglie, vado a fare il motivo. Questo bellissimo motivo è il motivo waffle, non so come si pronuncia, ecco, waffle. Vado avanti per 11 centimetri, quindi 1 2 3 4 spazietti, vedete, 4 spazietti e mezzo, quindi sono andata avanti per 11 centimetri. Terminato il mio motivo, vado avanti con le maglie mezze alte e vado avanti per 21 centimetri. Arrivata alla mia altezza, quindi da questo punto a questo punto, misura intorno ai 39-40 centimetri. Arrivate a questo punto, che ho il mio pannello, lo vado a dividere in 3, quindi vado a fare pannello davanti, pannello dietro e pannello davanti. Questi 3 pannelli vengono lavorati separatamente. Prima lavoriamo un pannello, poi l'altro e poi lavoriamo il pannello dietro. Ok? Quindi adesso io inizio a fare il primo pannello e parto direttamente da qua. Quindi vedete, io ho diviso il primo pannello, quindi parto da qua e vado a fare giri di andata e ritorno. Quindi arrivo al marcapunti, ritorno indietro, quindi vado a fare giri di andata e ritorno per i centimetri che mi mancano, cioè i centimetri per lo scalfo della manica. Quindi iniziamo sempre a maglia mezza alta, andiamo a fare i pannelli. Allora, arrivati al segnapunti, tolgo il segnapunti e vado a lavorare l'ultima maglia del pannellino davanti. Ok, io ho fatto, vedete, il pannellino davanti. Adesso voltiamo il nostro lavoro, quindi vado a fare una catenella e volto il mio lavoro così e vado a lavorare, vedete, il ritorno del mio pannellino. Terminati i miei 3 pannelli, ho lavorato i 3 pannelli separatamente, quindi ho lavorato pannellino davanti, pannello dietro e pannellino davanti. Allora, ho posizionato già 2 segnapunti, vedete, per ricavare la spallina. Ho preso 16 cm per fare la spallina, mentre come apertura del mio cardigan ho lasciato intorno ai 19-20 cm. A questo punto portiamo il nostro cardigan sul rovescio e andiamo a fare le cuciture sulle spalline. Entro nella prima maglia e vado a fare, all'inizio vado a fare un nodino, un piccolo nodino, poi naturalmente i fili di lavorazione li andiamo tutti a nascondere, quindi andiamo a fare questo nodino e partiamo con la cucitura, quindi andiamo a cucire la spallina sia da una parte che dall'altra. A questo punto, terminate le cuciture alle spalline, prima di occuparci delle maniche andiamo a rifinire il bordino, quindi andremo a fare un giro completo
anche l'apertura naturalmente tutto a giro di maglie basse. Riprendiamo tutte le maglie del nostro cardigan, quindi a maglia bassa prendiamo il filo Wilson e l'uncinetto del 5 e andiamo a fare le maglie basse. Quindi andiamo a fare tutte le maglie basse, anche l'apertura naturalmente con il colore con il filato Wilson. Allora qui abbiamo la maglia alta, vedete questa è una maglia alta, entriamo nella maglia alta e andiamo a fare maglia bassa. Quindi andiamo a fare tutte le maglie basse per come gira il nostro cardigan. Allora sono arrivata, vedete, all'angolo, vado ad entrare nella maglia qui dove abbiamo fatto l'inizio, ecco qui, entriamo qui e andiamo a fare 3 maglie basse, quindi la prima, tutte nello stesso punto, quindi rientro la seconda e questa la seconda ce la segniamo e la terza sempre nello stesso posto. Ok, continuiamo con le maglie basse. Allora, terminato il giro di maglie basse, mi sono posizionata già dai segnapunti, vedete 5 segnapunti dove devo cucire i miei bottoni, quindi 5 bottoni, quindi ho messo a distanza di 9 centimetri, ho messo un bottone, ok, fino al, diciamo, a metà collo, perché questa è l'apertura, quindi l'ultimo bottone viene qui. Andiamo a ritornare indietro a fare bordino, quindi da questa parte verrà l'apertura, mentre da questa parte verranno cuciti i bottoni, quindi io giro il mio lavoro e partiamo direttamente da qui, quindi entro nella prima maglia qui e vado a fare maglia bassissima, poi naturalmente i fili di lavorazione li andiamo tutti a nascondere, quindi vado a fare maglia bassissima, 7 catenelle, 1 2 3 4 5 6 e 7 catenelle, quindi entro nella seconda dall'uncinetto e vado a fare una maglia bassa, nella terza maglia bassa, siamo a 2 maglie basse, 3 4 5 e 6 maglie basse. Quindi siamo partiti da questa maglia, dalla prima maglia, passiamo nella seconda e ci chiudiamo con una maglia bassissima. Andiamo nella maglia successiva, sempre a maglia bassissima, e facciamo una maglia bassissima, voltiamo il nostro lavoro, quindi lavoreremo semplicemente delle maglie basse, non a rilievo questa volta, ma semplici. Quindi entriamo nella prima maglia e lavoriamo maglia bassa, nella seconda maglia bassa, 3 4 5 e 6 maglie basse, quindi una catenella, voltiamo il lavoro e ritorniamo indietro, quindi 1 2 3 4 5 e 6 maglie basse. Quindi questa è la maglia già lavorata, andiamo in quella accanto e ci chiudiamo con una maglia bassissima, passiamo nella maglia successiva sempre a maglia bassissima e voltiamo il nostro lavoro, quindi lavoriamo le 6 maglie basse.
Quindi la prima è questa, andiamo a lavorare maglia bassa, 2, 3, 4, 5 e 6 maglie basse, una catenella, voltiamo il lavoro, entriamo nella prima e così via, vedete, per tutte le 6 maglie. Quindi 3, 4, 5 e 6 maglie basse. Quindi passiamo nella maglia accanto a quella lavorata e ci chiudiamo con una maglia bassissima. Con una maglia bassissima ci spostiamo, sempre maglia bassissima, e voltiamo il lavoro. Quindi lavoriamo 6 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 maglie basse, una catenella, andiamo a fare il ritorno. Quindi cinque e 6. Allora questa è la maglia già lavorata, vedete, questa è la maglia già lavorata, andiamo in quella accanto, questa qui, e ci chiudiamo con una maglia bassissima. Con una maglia bassissima ci spostiamo nella maglia successiva e ripartiamo con un nuovo giro. Allora a questo punto continuiamo a lavorare le maglie, andiamo a lavorare e ci vediamo all'angolo qui per continuare. Sono andata avanti con le maglie basse, vedete, con le maglie basse sono arrivata all'angolo e ho fatto l'angolo. Dentro l'angolo sono entrata, ho chiuso per 7 volte, quindi sono andata avanti sempre con le maglie basse. Adesso andiamo a fare l'altro angolo. Quindi ho chiuso qui, quindi tolgo il segnapunti, ho chiuso qui e vado a fare, diciamo, l'andata. Quindi vado a lavorare le mie 6 maglie basse. Quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 maglie basse. Adesso facciamo il ritorno, quindi vado a fare una catenella e vado a fare il ritorno. Quindi entro nella prima, vado a fare una maglia bassa, quindi ripassiamo di nuovo con le maglie basse. Quindi sono arrivata alla fine, mi vado a chiudere nella maglia accanto, questa è lavorata, in quella accanto mi vado a chiudere con una maglia bassa, passo nella maglia successiva e vado a chiudere con una maglia bassa e riparto di nuovo con un nuovo giro. Quindi giro il lavoro e vado a lavorare 6 maglie basse, l'andata di 6 maglie basse. Fatta l'andata, faccio una catenella, vado a fare il ritorno di 6 maglie basse. Allora, fatto il ritorno, mi rimane una maglia libera e 2 maglie, questa qui all'angolo, vedete, ci sono 2 maglie, una e 2 dell'angolo. Entro nella prima e vado a fare maglia bassissima, entro dove c'è, vedete, l'angolo, e vado a fare la seconda. Quindi riparto da questo punto, dall'angolo. Quindi in questo angolo mi vado a chiudere per 7 volte. Quindi la prima volta è questa, giriamo il lavoro, andiamo a fare nelle 6 maglie basse, quindi l'andata di 6 maglie basse, l'andata, faccio una catenella, vado a fare il ritorno di 6 maglie basse,
vedete, e mi chiudo con una maglia bassissima sempre qui all'angolo dove c'è il segnapunti, quindi ed è la seconda, vedete, la seconda volta lo faccio per 7 volte, quindi per 7 volte mi vado a chiudere sempre nello stesso punto, quindi volto il lavoro, faccio l'andata e il ritorno e mi chiudo qui, riparto di nuovo, andata e ritorno e mi chiudo qui per 7 volte, mi vado a chiudere sempre nello stesso punto e vado a formare, vedete, il mio angolo, ecco, si forma, diciamo, questa cosa. Quindi continuiamo a fare a chiudere il giro qui sempre nello stesso punto, quindi proseguiamo e ci vediamo al primo segnapunti per andare a fare l'occhiello per il bottone. Allora, sono arrivata al primo segnapunti, quindi ho fatto, vedete, l'andata, il ritorno e sono arrivata di nuovo qui, mi sono chiusa nella maglia dopo quella lavorata, adesso mi vado ad entrare in quella segnata dal segnapunti, quindi entro qui, intanto togliamo il segnapunti e qui andiamo a fare il primo occhiello, quindi con una maglia bassissima entro nella maglia segnata dal segnapunti e volto il mio lavoro, quindi vado a fare l'andata di 6 maglie basse, quindi faccio 1 e 2 maglie, ok, vado a fare 1 e 2 catenelle, salto 1 e 2, vado nella maglia, nella penultima maglia che sarebbe la quinta e vado a fare maglia bassa e nella sesta vado a fare maglia bassa. Ok, abbiamo formato, vedete, l'occhiello per il bottone. A questo punto ritorniamo indietro, faccio una catenella, volto il mio lavoro e vado a fare il ritorno, quindi entriamo nella prima maglia, facciamo una maglia bassa, nella seconda maglia bassa, quindi qui c'è le 2 catenelle, entriamo per 2 volte dentro la catenella e andiamo a fare maglia bassa e maglia bassa, 2 maglie basse dentro la catenella. Ecco qua, abbiamo formato il primo occhiello per il bottone, quindi terminiamo con 2 maglie basse, 1 e 2. Ok, quindi questo è il primo occhiello del bottone. Quindi questa è la maglia lavorata, andiamo in quella successiva, ci chiudiamo con una maglia bassa, passiamo nella maglia successiva, maglia bassa e ripartiamo di nuovo con un nuovo giro, quindi andiamo a fare giri di andata e ritorno fino ad arrivare al segnapunti dove andiamo a fare il secondo occhiello, quindi giri di andata e ritorno, il terzo occhiello e così via, terminiamo tutto il giro, quindi l'occhiello è semplicissimo da fare, quindi andate a fare una prova con il bottone se entra, quindi io vado a prendere un bottone e vado a fare la prova, io già l'avevo fatto, ma comunque due maglie, appunto, se usate bottoni più grandi andate a fare sempre la prova, per me vedete 2 catenelle vanno più che bene. Ok, quindi continuiamo a fare i nostri occhielli, quindi ne dobbiamo andare a fare, io ne devo fare, almeno nel mio lavoro ne devo fare ancora 1 2 3 4, termino tutto il bordino e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, terminato il bordino andiamo ad attaccare i bottoni, io 4 già li ho attaccati, adesso attacchiamo il quinto, quindi io metto, vedete, la parte dell'occhiello lo metto sopra dove deve venire il bottone, vedete, così, e vado a prendere l'ago e il filo, vado ad entrare nel buchino qui nell'occhiello e vado a prendere un pochino di stoffa, così tiro, poi esco da qui e vado ad attaccare il bottone qui, prendo il bottone e vado ad attaccarlo. Ecco qui,
il quinto bottone è già attaccato. A questo punto, ecco qua, a questo punto, questi li possiamo anche togliere, a questo punto occupiamoci della manica. Allora, a questo punto, terminato tutti i bottoni, occupiamoci della manica. Io già una l'ho fatta, vedete, ho fatto. Allora, adesso vi dico quello che ho fatto. Quindi ho raccolto 44 maglia mezza alte, sono andata avanti per 27 giri. Arrivati al 28esimo giro ho fatto una diminuzione, quindi ho tolto 10 maglie. Quindi ho tolto 10 maglie, sono andata avanti per altri 13 giri. Nel 14esimo giro ho tolto ancora 10 maglie, quindi da 34 sono andata a 24 e ho inserito il filato Wilson. Quindi ho fatto un giro di maglie basse con il Wilson, dopodiché mi sono alzata con 7 catenelle, ho fatto giri di andata e ritorno. Quindi adesso occupiamoci dell'altra manica, quindi andiamo a raccogliere tutte le maglie della manica. Parto da qui e vado a fare maglie mezze alte, quindi vado a fare, quindi entriamo qui, andiamo a fare maglia bassa e una catenella e vado a raccogliere tutte le maglie mezze alte. Quindi raccogliamo tutte le maglie della manica. Io nell'altra manica ho raccolto 44 maglie, quindi vado a raccogliere 44 maglie anche da questa. Quindi raccogliamo le maglie e poi ci vediamo qui per continuare. Arrivati alla fine mi vado a chiudere nella prima maglia con una maglia mezza alta, quindi entro, prendo il filo sull'uncinetto, entro nella prima maglia, cioè la catenella iniziale, e vado a fare una maglia mezza alta, così, e questa ce la segniamo. Ok, e continuiamo a fare le maglie come si presentano. Quindi prendo il filo, entro nella maglia successiva e vado a lavorare le maglie come si presentano. Quindi vado avanti per 27 giri, quindi uno l'ho fatto, per altri 26 giri andiamo avanti a maglia mezza alta lavorate a spirale e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, terminati i 27 giri a 44 maglie, a questo punto andiamo a fare una diminuzione, quindi andiamo a togliere 10 maglie, sempre a maglia mezza alta vado a togliere 10 maglie, quindi prendo il filo sull'uncinetto, entro nella prima maglia, esco fuori, entro nella seconda e chiudo. Quindi questa è la prima diminuzione. Quindi di queste diminuzioni ne andiamo a fare 10. Questa me la segno, quindi una, e continuiamo a fare le diminuzioni. Qui ne faccio un'altra e siamo a 2. Qui ne faccio un'altra e siamo a 3. Qui ne faccio un'altra, 4. Quindi continuiamo per tutto il giro e andiamo a togliere 10 maglie. Quindi da 44 maglie ci ritroviamo con 34 maglie e di questi giri di 34 maglie ne andiamo a fare 14 giri. Allora, terminati 13 giri con il filato marrone, adesso io tolgo il segnapunti e vado a fare una maglia bassa qui nella maglia successiva. Non chiudo con il marrone, ma vado a prendere il Wilson, il filato Wilson, ecco qui, tolgo l'uncinetto del 6, vado a prendere l'uncinetto del 5, entro in tutte e due le maglie, quindi così, e vado a chiudere con il Wilson, così, ok? Quindi qui sotto andiamo a fare un nodino, così non si slega tra il Wilson e il Céline, quindi vado a fare un nodino. Naturalmente i fili di lavorazione li andiamo tutti a nascondere, quindi un nodino e vado a tagliare il Céline. Quindi partiamo con i Wilson. Quindi entro nella seconda maglia qui e vado a fare maglia bassa, quindi maglia bassa, andiamo, continuiamo
praticamente con le maglie basse con il Wilson. Quindi questa è la prima maglia, io me la segno e poi continuo con le maglie basse. Allora sono arrivata alla fine, mi vado a chiudere qui nella prima maglia bassa che ho fatto con una maglia bassissima. A questo punto andiamo a fare una diminuzione, quindi andiamo a togliere 10 maglie, quindi da 34 maglie andiamo a 24 maglie. Vado a fare una catenella, rientro e vado a fare la prima maglia bassa e vado e comincio a diminuire. Quindi entro nella prima maglia, prendo il filo, entro nella seconda, prendo il filo e chiudo tutte e tre insieme. Quindi questa è una prima diminuzione. Continuiamo a fare le diminuzioni, quindi ogni due, quindi entro in uno, entro in due, poi chiudo tutte insieme. Siamo alla seconda, 10 diminuzioni, quindi siamo a 2, quindi facciamo un'altra 3, 4, quindi continuiamo per tutto il giro facendo le diminuzioni. Quindi arrivate alla fine ho fatto 10 diminuzioni. A questo punto mi vado a chiudere nel marcapunti, qui dove c'è il marcapunti, con una maglia bassissima, così. Adesso i centimetri che ci mancano per arrivare alla nostra misura della manica, vedete qui c'è il polsino, andiamo a fare a catenelle. Quindi io faccio 1 2 3 4 5 6 7 catenelle e a me vanno bene perché con 7 catenelle completo la mia altezza della manica, la mia lunghezza della manica. Quindi a questo punto andiamo a fare una catenella in più, quindi 8 catenelle, entro nella seconda dall'uncinetto e vado a fare maglia bassa nella catenella successiva maglia bassa, e quindi arrivato a ripassare ripassiamo tutte le catenelle a maglia bassa. Quindi 6 e una 7. Quindi questa è la maglia lavorata, vado in quella accanto, in questa qui mi vado a chiudere con una maglia bassissima, così. Con una maglia bassissima mi sposto nella maglia successiva e riparto con un nuovo giro di andata. Quindi ripassiamo di nuovo le 7 maglie basse. Quindi entro nella prima e vado a fare maglia bassa. Quindi ripasso tutte le 7 maglie a maglia bassa. Faccio una catenella, volto il mio lavoro, quindi vado a ritornare sempre a maglia bassa. Quindi entro nella prima e lavoro le 7 maglie basse. Quindi sono arrivata alla settima maglia, questa è quella lavorata da dove siamo partiti, vado in quella accanto, mi vado a chiudere con una maglia bassissima, con una maglia bassissima ci spostiamo e ripartiamo con un nuovo giro, quindi andata e ritorno per 7 maglie. Quindi completiamo tutto il polsino andando a fare dei giri di andata e ritorno, quindi occupando ogni giro occupiamo 2 maglie, ok? Quindi andiamo a completare il polsino e poi ci vediamo qui per continuare. Allora ho terminato il polsino, vedete, ho unito le 2 estremità e ho fatto una cucitura con l'ago, quindi ho preso una maglia di qua e ho unito il polsino, quindi la manica, vedete, è terminata. Bene, questo tutorial termina qui. Ci vediamo presto con un nuovo video, sempre qui sul canale di Dolce Vita. Un saluto a tutti.